Oggi parliamo di una serie horror coreana che non ha bisogno di mostri per far paura, perché il mostro è già dentro le relazioni dei suoi protagonisti. He Wishes Could Kill parte da un'idea semplicissima e disturbante, un'app che esaudisce desideri, una notifica e un timer di 24 ore che può costarti la vita, ma sotto la superficie soprannaturale questa serie racconta qualcosa di molto più vicino a noi: gelosie, segreti, reputazione sociale e una generazione che affida alla tecnologia il modo in cui comunica, interpreta e fraintende la realtà. In questo video analizziamo perché questa serie funziona così bene, quali sono i suoi temi nascosti, i simbolismi legati alla maledizione e perché non è un horror tradizionale, ma un ritratto inquietante della Gen Z. Se ami le analisi approfondite su film e serie, lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. E soprattutto guarda questo video fino alla fine, perché nell'ultima parte vedremo come la serie suggerisca che la vera maledizione non sia l'app, ma le relazioni già compromesse tra i personaggi, cambiando così completamente la chiave di lettura di tutta la storia. Diretta da Park Hyun-soo, già regista della serie superomistica Moving, He Wishes Could Kill segue un gruppo di studenti della scuola superiore Sorin, la cui vita viene sconvolta dall'apparizione improvvisa di un'app misteriosa, chiamata Girigo, capace di esaudire desideri. Per attivarla bisogna scrivere su un foglio il proprio nome e il proprio usagio, la data di nascita, mostrarlo alla fotocamera e con assoluta sincerità esprimere un desiderio. Quando il desiderio viene esaudito, arriva una notifica e parte un conto alla rovescia di 24 ore. Tutto sembra collegarsi a un evento avvenuto tempo prima, ricordato da una scritta rimasta su un muro con una data di nascita e un nome, Do Yeon, interpretata da Kim Sia. La ragazza, prima di togliersi la vita, registrandosi con lo smartphone, aveva espresso un desiderio carico di odio. Il video non è scomparso, ma è rimasto intrappolato in qualche modo nel sistema, che col tempo si è trasformato in qualcosa di molto più pericoloso. Nel presente, Se-ah, interpretata da Chon So-yeon, atleta promettente cresciuta con la zia dopo la morte dei genitori, ha un piccolo gruppo di amici. Kong Yeon-woo, interpretato da Baek Song-woo, il vicino di casa, ha una relazione affettiva che mantiene segreta. Questa vicinanza è però un motivo di tensione con Nari, interpretata da Kang Min-ah, che prova apertamente interesse per Gyeong-woo. Completano il gruppo Ah-jun, interpretato da Yeon Woo-so, lo studente più brillante dell'istituto, segretamente innamorato di Se-ah, e Yeon-woo, interpretato da Lee Hyo-jae, un otaku oppressato da genitori esigenti. Proprio per venire incontro alle aspettative di questi ultimi, Yeon-woo utilizza Girigo, ma la situazione precipita perché i desideri iniziano ad avere conseguenze fisiche e violente. Ogni volta che il timer scade, chi ha espresso il desiderio muore. A questo punto entra in scena Ah-young, interpretata da Chon So-ni, sorella di Ah-jun e sciamana, che riconosce l'origine soprannaturale di ciò che sta accadendo. Secondo lei l'app è solo la forma di una maledizione generata da uno spirito vendicativo e legato a un oggetto chiamato Mayung, un contenitore intriso di potere maligno che collega il mondo dei vivi a quello dello spirito. Mentre cercano di capire dove si trovi questo oggetto, emergono frammenti del passato che riguardano Kwon Si-won, interpretata da Cho Ju-won, figlia di una sciamana, e il suo legame con Do Yeon. Precedentemente, in un club di programmazione, era nata l'idea di un'app per esprimere desideri. Gelosie, segreti, bullismo e rancori avevano trasformato un gioco pericoloso in qualcosa di irreparabile. Le confessioni fatte davanti a una fotocamera, i desideri dettati dall'invidia e dalla rabbia e una serie di eventi tragici avevano dato origine alla maledizione che ora si ripete. Nel presente il gruppo tenta di spezzare il ciclo cercando il Mahjong, mentre la maledizione continua a interferire con le loro menti, creando illusioni e tensioni tra di loro. I confini tra ciò che è reale e ciò che è manipolato diventano sempre più sottili. La lotta non è solo contro un'entità soprannaturale, ma contro i desideri più oscuri che ciascuno di loro ha espresso, spesso senza rendersi conto delle conseguenze. You Wish Could Kill è uno young adult horror coreano che trasforma i desideri della Gen Z in una condanna a morte. Ci sono serie horror che vivono dei loro mostri e altre che vivono delle loro vittime. You Wish Could Kill appartiene senza dubbio alla seconda categoria. La maledizione che attraversa tutti e 8 gli episodi è certo il motore narrativo, ma il vero soggetto è altro. È la generazione che vive con uno smartphone in mano dalla mattina alla sera, che usa lo schermo spento come specchio per truccarsi, che si fabbrica documenti falsi tramite app per entrare in locali per maggiorenni, che si rifugia su Discord. È una generazione che non ha bisogno di andare a cercare il male. Il male le arriva tramite notifica.
Da questa intuizione semplice, brutale e perfettamente contemporanea nasce Wish School Kill, una serie che mescola la grammatica del J-horror di Ringu per la trasmissione della maledizione come fonte di salvezza, con l'estetica patinata e sanguinolenta dei K-drama scolastici. Patinata per serie come Love Alarm, dove anche lì è presente un'app che anziché esaudire desideri permette a chi usa l'app di trovare l'anima gemella. Sanguinolenta per K-drama come All of Us Are Dead, dove una scuola viene infestata, anziché da una maledizione, da degli zombie. È una serie pertanto che mescola appunto la grammatica del J-horror, quella dei K-drama, e gli espedienti da Final Destination delle teen saga occidentali. Il risultato è un prodotto ibrido, talvolta squilibrato, ma genuinamente inquietante quando colpisce nel segno. E colpisce nel segno soprattutto in chiave horror. Non che la serie spaventi nel senso tradizionale del termine, i jumpscare sono rari e prevedibili, la tensione è costruita più per accumulo che per esplosione. Non lesina comunque dettagli granguignoleschi, non solo dal punto di vista visivo, ma soprattutto sonoro. Particolarmente truculenti sono i suicidi, resi sensorialmente vividi e realistici. Il suono della recisione della trachea, ad esempio, trasforma la morte in un'esperienza fisica quasi tattile e impedisce allo spettatore di rifugiarsi nella distanza rassicurante della finzione. Eppure, il vero orrore di Wish School Kill non è fatto di sangue o di timer, invece è fatto di silenzi, di sorrisi trattenuti, di sguardi che tradiscono un pensiero inconfessabile. È fatto di quelle dinamiche relazionali che ogni adolescente conosce bene, come ad esempio l'amica che dice di sostenerti, ma che quando si tratta di scegliere tra la tua felicità e la sua, non esita un secondo a mettere se stessa al primo posto. La serie ha il coraggio di mostrare che la maledizione non attecchisce su cuori puri e innocenti, ma su relazioni già marcite alla base. Non è l'app a trasformare Nari in una potenziale assassina, è la sua incapacità di accettare che Gyeong-woo ami Se-ah e non lei, o che Se-ah non dichiari apertamente il suo amore per il ragazzo. Non è il Girigo a spingere Si-won a umiliare Yerung. È la sua disperata volontà di non essere scoperta come figlia di una sciamana, di non perdere la faccia davanti ai compagni del club di programmazione. Apparentemente Si-won e Yerung sono amiche, ma sotto la superficie la dinamica è tossica fin dall'inizio. Si-won non può permettere che si sappia che è lei la figlia della sciamana, perché quella verità la esporrebbe al ridicolo e all'emarginazione. Così, quando Yeryung varca la soglia della casa della madre di Si-won, quasi sostituendosi a Si-won come figlia, scatta qualcosa di irreparabile. La madre di Si-won, la sciamana, vede in Yeryung uno strumento, una discepola involontaria, ma Si-won vede solo il tradimento. «Sei entrata per raccogliere informazioni per ricattarmi?» le chiede, e nella sua voce non c'è solo rabbia, c'è la consapevolezza che l'amicizia era già un campo minato. Quando Si-won umilia pubblicamente Yeryung, facendo vedere a tutti il video del suo desiderio e facendo sì che Gi-tae la prenda in giro, non sta facendo altro che rivelare ciò che era già nell'aria. Il loro legame era fragile, poiché nulla è più solido del mantenimento della propria reputazione. L'app di Rigo non fa che deflagrare un istinto di sopravvivenza di quella reputazione a detrimento di quella dell'amica, istinto che era già in nuce. Esattamente la stessa dinamica si ripete tra Se-ah e Nari. Le due ragazze sono compagne di classe, si frequentano, condividono lo stesso gruppo di amici, ma Nari è apertamente interessata a Gyeong-woo, mentre Se-ah ha con lui una relazione segreta che tiene nascosta. Questo non è un tradimento attivo. Se-ah non lo fa per ferire Nari, forse solo per proteggere un rapporto nascente o per evitare tensioni, ma è proprio quel silenzio, quella mancata trasparenza a creare un terreno fertile per la maledizione. Quando Nari scopre che i due stanno insieme, la sua rabbia non è solo per il tradimento sentimentale, è per la consapevolezza che Se-ah, che pure le sedeva accanto, che rideva con lei, che la chiamava amica, in realtà usciva con Gyeong-woo, sapendo che lei ne fosse attratta. L'app ancora una volta non ha creato il conflitto, lo ha solo esacerbato, rendendolo ineludibile. Le protagoniste, sia quelle del passato che quelle del presente, non sono ancora emotivamente adulte, non sanno gestire la gelosia, non sanno comunicare il proprio malessere, non sanno chiedere scusa se non in modo rituale e vuoto. Sono ragazze che hanno a disposizione una tecnologia potentissima, smartphone, app, chat, ma un vocabolario emotivo da bambine. La serie suggerisce che la generazione Z, e per estensione chiunque viva connesso, ha imparato a desiderare in tempo reale, ma non ha ancora imparato a convivere con le conseguenze dei propri desideri. L'app Girigo è solo un'accelerazione di un processo già in corso, si digita, si invia e il mondo cambia, ma nessuno ha insegnato loro che il cambiamento richiede responsabilità. Il Wish School Kill
chiede cosa accadrebbe se lo spirito vendicativo non fosse altro che lo specchio delle nostre piccole cattiverie quotidiane. La risposta è scomoda perché ci costringe a riconoscere che potremmo essere tutti un po' Siwon, un po' Nari. Il vero Mayung, il contenitore della maledizione, non è un oggetto, ma una relazione. Quelle tossiche sono il vero contenitore. Quella tra Siwon e Yorung, quella tra Sea e Nari. Si può distruggere il telefono rosso, bruciare il computer, cancellare il server, ma come si distruggono la diffidenza, la gelosia e l'invidia che si annidano tra due persone che si dicono amiche, ma che in realtà competono per lo stesso ragazzo, per lo stesso status, per la stessa sopravvivenza sociale? Questa immaturità relazionale si riflette anche nella costruzione narrativa della serie. La seconda puntata costringe ad esempio a riguardare mentalmente la prima sotto un'altra luce. Scopriamo che Sea aveva visitato Yeonwoo prima della sua morte. Era andata a scusarsi per non poter partecipare alla festa. Gli aveva anche portato un regalo, con un gesto sincero. Questo dettaglio smentisce l'immagine fredda che lui aveva costruito e di conseguenza anche lo spettatore. Il momento introduce uno dei temi centrali della serie. Nessuno coincide davvero con ciò che appare nei messaggi ricevuti. Le telefonate non restituiscono la verità delle relazioni. I video e le chat mostrano solo versioni parziali delle persone. Questo meccanismo di distorsione della percezione ritorna in forme diverse lungo tutta la serie. Lo ritroviamo per esempio nella sequenza in cui Ezzal conduce Sea in una sorta di discesa agli inferi in chiave sciamanica coreana che cita esplicitamente il mito di Orfeo e Euridice. Sea deve attraversare un labirinto spirituale e non voltarsi mai indietro, perché la maledizione proietta illusioni delle persone care, Yeong, i genitori, gli amici, per ingannarla. Se si girasse, l'entità che sta dall'altra parte vedrebbe anche Ezzal, che non potrebbe più tornare indietro. Anche qui, come nelle telefonate false, la percezione è manipolata. La serie poi prosegue alternando momenti slapstick, la scena sul tetto, ad altri pseudoromantici tra Sea e Ajun, per arrivare al cuore tragico dell'antefatto, ovvero l'intero sesto episodio, che è sostanzialmente un breve film a sé sul bullismo, sulla vergogna sociale di classe e sulla violenza orizzontale che le ragazze esercitano tra di loro. L'horror passa quasi in secondo piano. Siwon non è un villain caricaturale, è una ragazza spaventata che fa scelte spaventose. Yeryung non è una santa, è una ragazza fragile che, ferita oltre il limite, sceglie la vendetta più radicale possibile. Qui però la sceneggiatura inciampa su un grande problema di verosimiglianza. Il telefono rosso si trova ancora lì, nel luogo dove Yeryung si è suicidata, dopo che in teoria la polizia avrebbe dovuto ripulire la scena del delitto. Un'incoerenza che non compromette del tutto l'insieme, ma che segna i limiti di una costruzione narrativa che a volte privilegia l'efficacia simbolica sulla coerenza realistica. E poi c'è quel cliffhanger finale, che se la seconda stagione arriverà, avrà retrospettivamente senso, ma se non dovesse arrivare lascerà un retrogusto di incompiutezza. Sotto la superficie horror, il Wish School Kill è dunque soprattutto una serie sulla fragilità adolescenziale nell'epoca della comunicazione digitale. Ogni passaggio chiave avviene tramite un dispositivo. L'app maledetta non è l'unico strumento che altera la percezione. Notifiche, telefonate falsificate e chat online costruiscono una realtà manipolata. Anche i video si caricano automaticamente, senza un controllo umano evidente. Il confine tra esperienza diretta e mediazione tecnologica scompare progressivamente. I protagonisti vivono in una realtà costantemente filtrata dallo smartphone. Quando la mediazione mente, la realtà percepita mente a sua volta. Yeonwoo non possiede gli strumenti emotivi per dubitare di ciò che sente. Nari reagisce alle voci senza interrogarsi sulla loro autenticità. Entrambi affidano la fiducia a ciò che proviene dal telefono. La loro percezione del mondo passa interamente attraverso lo schermo. L'altro grande tema è la pressione scolastica, declinata attraverso la figura di Yeonwoo, che prende farmaci per la concentrazione spinto dai genitori e contro medicine chimiche procurate su Discord per gestire gli effetti collaterali. Una fotografia precisa di un sistema scolastico, quello sudcoreano, particolarmente competitivo, denunciato senza moralismi, semplicemente mostrato. C'è infine il tema della vergogna sociale di classe. Siwon bullizza l'amica per evitare che si sappia che sua madre è una sciamana, cioè per evitare di essere identificata come diversa. Il segreto familiare diventa il motore di tutta la tragedia, in un nervo scoperto della società coreana contemporanea, e non solo.
He Wish School Kill parla agli adolescenti e lo fa con gli strumenti del genere horror, che qui non sono mai un semplice rivestimento, ma parte integrante del discorso. I vocali, i timer, le notifiche, tutto concorre a raccontare una generazione che ha imparato a desiderare in fretta, ma non ancora a pagare il prezzo dei propri desideri. E alla fine quello che Wish School Kill lascia addosso non è tanto la paura della maledizione, quanto un dubbio molto più scomodo, se davvero basti poco, pochissimo, perché un rapporto che chiamiamo amicizia si trasformi in un campo di battaglia silenzioso. La serie ci porta a credere che il pericolo venga da fuori, da un'app, da un telefono, da una presenza che si insinua nelle vite dei protagonisti, e solo nell'ultima parte ci costringe a rivedere tutto. Forse quella presenza non ha fatto altro che dare forma a qualcosa che esisteva già. Gelosia, vergogna, bisogno di approvazione, paura di essere esclusi, tutti sentimenti normalissimi, soprattutto in adolescenza, ma messi sotto pressione diventano detonatori. È per questo che l'horror qui funziona in modo diverso. Non ci spaventa per ciò che mostra, ma per ciò che riconosciamo, perché in quelle dinamiche è facile rivedere qualcosa di reale, di vissuto, di umano. Se questo approfondimento ti ha fatto guardare la serie con occhi nuovi, lascia un mi piace, aiuta il video a raggiungere altre persone interessate a questo tipo di analisi. Se ti piacciono contenuti che scavano sotto la superficie di film e serie coreane, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere i prossimi video e soprattutto scrivimi nei commenti la tua interpretazione. Per te qual è la vera maledizione di If Wish School Kill?